Per eseguire una buona verticale di impostazione non solo devi avere forza e una buona mobilità, ma soprattutto devi avere una buona compressione. E oggi in questo video ti farò vedere degli esercizi che ti tornano molto utili e li scopriamo subito dopo l'intro. It's like I'm falling in slow motion, like I'm falling in slow motion. Ehi Balancer, benvenuto in questo nuovo video. Se non mi conosci ancora, io sono Francesco Mazzone, migliore verticalista in Italia, fondatore dell'Online Stand Academy, l'Academy con il maggior numero di risultati provati che potrai consultare direttamente sul nostro sito. E aiutiamo le persone a uscire dalla fase di stallo, che stiano cercando ancora di imparare la verticale libera oppure gli elementi avanzati del verticalismo. Tutto questo grazie a un approccio estremamente tecnico di questa disciplina. Balancer, la verticale di impostazione è uno dei movimenti più ambiti sia nel verticalismo, per quando si è alle basi, e sia in altre discipline, come anche la ginnastica, il calisthenics, l'acrobatica, quindi ci sono tante discipline dove prevedono anche questo elemento di forza. Però qual è il problema? È che molte persone perdono del tempo ad andare per tentativi, quindi si mettono nella posizione e cercano di staccare le gambe e pensano che prima o poi ci riusciranno. Invece ci sono delle propedeutiche che devi andare a utilizzare per migliorare la tua compressione, che ti permetterà di accorciare la leva e semplificarti anche la fase di stacco. Quindi adesso ti faccio vedere 3 esercizi che ti torneranno davvero molto utili proprio per questo aspetto. Balancer, per questo primo esercizio avrai bisogno di una parete e andremo a svolgere la compressione del bacino alla parete. Quello che ti chiedo di fare è posizionarti con il bacino sulla parete, posiziona i piedi larghezza delle spalle, da qui cerca di posizionare le mani sotto le spalle in questo modo. Se hai difficoltà di mobilità puoi anche posizionare le mani un pochino più distanti. L'importante è che da questa posizione vai a spingere fortissimo le braccia dietro la testa e spingi il bacino contro la parete. Se riesci, porta le mani vicino alle punte dei piedi almeno, quindi sotto le spalle, spingi forte le spalle alle orecchie e da qui spingi forte le braccia dietro la testa sulla spinta orizzontale. Spingendo fortissimo il bacino sulla parete, divarica le gambe tra loro e le andiamo a sollevare. Quello che ti fa mantenere in questa posizione è la spinta verticale che ti fa mantenere il torace alto e la spinta orizzontale che ti fa schiacciare il bacino sulla parete. Adesso, passando al secondo esercizio, avremo bisogno di 2 cubetti e andremo a fare la discesa, quindi con la compressione, dai cubetti. Posiziona i cubetti un po' più larghi delle spalle e quello che dobbiamo cercare di fare è sempre il posizionamento di V che abbiamo fatto prima vicino alla parete e dobbiamo andare a eseguire la discesa dai cubetti. Quindi da questa posizione ricerca la massima spinta di spalle, spingi forte le braccia dietro la testa, alza tantissimo i talloni perché in questo modo il bacino riesce a salire maggiormente e a questo punto, spingendo forte le braccia dietro la testa, sollevi i piedi e facciamo scendere i piedi verso l'esterno. Quindi la tua attenzione qui è quella di trasferire tutto il peso del corpo completamente sulle braccia. Divarico e poi scendo. Balancer, se sei arrivato fino a questo punto vuol dire che stai trovando questo contenuto interessante. Quindi per supportarci ti chiedo di lasciare un like su questo video e soprattutto iscriverti al canale, perché periodicamente pubblicheremo tantissimi nuovi contenuti per quanto riguarda la verticale e la disciplina del verticalismo. E adesso torniamo al video. Inizialmente è normalissimo che quando cerchi di portare le gambe verso l'esterno il bacino collassa giù. Adesso però riandiamolo a vedere in ogni dettaglio. Quello che dovrai cercare di fare è di trasferire tutto il peso sulle braccia e appunto andare a ricercare la compressione. Da questa posizione quindi non ti andare ad allungare come se volessi fare una planche per poi staccare le gambe, ma dobbiamo andare a lavorare appunto su questa compressione. Quindi trasferiamo tutto il peso sulle braccia alzando i talloni, portando i piedi in punta. Mantieni la massima spinta di spalle, mantieni la flessione del torace, slitta un pochino in avanti con le spalle, da qui spingi forte le braccia dietro la testa così riusciamo a tirare il torace più sopra. E possiamo scendere esternamente.
Balancer, svolgere questo esercizio senza compensi inizialmente è davvero complicato, quindi potresti utilizzare anche delle assistenze, come ad esempio con l'elastico. Balancer, adesso entriamo ancora più nel dettaglio e andiamo a svolgere un altro esercizio, schiena alla parete, che ti può tornare molto utile. Quello che dobbiamo fare è andare a fare una pressa negativa schiena alla parete, quindi ci avviciniamo sempre di più al movimento completo. Per fare questo esercizio posizionati a circa 10 cm di distanza dalla parete con il dito medio e a questo punto arriva con il bacino sulla parete, esegui la retroversione del bacino, divarica le gambe e schiacciale in direzione della pancia. Quindi andiamo a ricercare già la compressione in questa prima fase. Adesso mantieni la massima spinta di spalle e cerca di rallentare il più possibile l'avanzamento delle spalle mentre continui la compressione delle gambe verso il basso. Quindi qui dobbiamo andare ad applicare la spinta orizzontale che abbiamo allenato prima. Quindi ritarda il più possibile l'arrivo delle spalle alla parete e da qua continuiamo a scendere piano con le gambe. Quindi è molto importante andarsi a focalizzare sulla compressione delle gambe e sulla spinta verticale e spinta orizzontale. Adesso ti faccio vedere perché è così importante andarsi a focalizzare anche sulle braccia. Perché nel momento in cui scendo con le gambe, inizio a perdere la spinta di spalle e mi appoggio sulla parete, quando ricerco la ulteriore compressione delle gambe, il bacino collassa e scende. Perché in questo caso non abbiamo né la spinta verticale né la spinta orizzontale che ci danno supporto per mantenere il torace alto e di conseguenza il bacino si staccherà velocemente dalla parete. Balancer, all'inizio questi esercizi possono risultare faticosi e complicati, specialmente se hai poca mobilità, sia nelle gambe che nelle spalle. Quindi il mio consiglio è andare a utilizzare questi esercizi affiancati anche a delle routine di mobilità, in modo tale che nel tempo potrai vedere dei miglioramenti sia nella parte di mobilità stessa e soprattutto nella parte di compressione che ti serve per la verticale di impostazione. Balancer, se la verticale è la tua priorità e vuoi velocizzare il processo di apprendimento per la verticale libera o gli elementi avanzati del verticalismo, ti invito a cliccare il link giù in descrizione dove potrai candidarti per il percorso di coaching. Spero che questo video ti sia piaciuto, lascia un bel like, un bel commento se hai qualsiasi tipologia di domanda, saremo felici di risponderti e non dimenticarti di iscriverti su questo canale perché periodicamente pubblicheremo tantissimi nuovi contenuti. Balancer, ti auguro un buon allenamento and see you upside down.